Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi riguarda questa bellissima sciarpa con questo punto che è semplicissimo ma straordinario, sembra un pizzo veramente favoloso da mettere nella lista idea regalo natalizio perché è veramente velocissima da realizzare, ha un effetto strepitoso, la lettura del punto si può leggere in orizzontale e lo potete vedere bene in verticale, è veramente un punto bellissimo. Io ho voluto ricavarne una sciarpa, però potete benissimo ricavarne anche una stola da usare per le giornate un pochino più eleganti delle festività che arriveranno. Detto questo, passo direttamente all'occorrente. Ho usato, questo è quello che mi è rimasto, la lana Carezza Lamé della Tre Sfere. Praticamente mi è avanzato circa un gomitolo e mezzo del progetto della maglia Victoria, ho voluto farne anche una sciarpa da abbinare. Praticamente è un acrilico 100% di alta qualità con gli inserti in lamé, però se andate sul sito della Tre Sfere potete trovare tutte le informazioni riguardo a questo filato. L'ho voluto lavorare con un uncinetto numero 4, dopodiché ci servirà un metro da sarta, un ago da lana e delle forbici. Per quel che riguarda il consumo di filato e le dimensioni della sciarpa, ve lo dico subito, ho usato circa 150 grammi di filato, un gomitolo e mezzo, e la sciarpa è lunga 165 centimetri, larga 28. Per la larghezza di 28 centimetri ho montato 55 catenelle e con questo filato, questo uncinetto alla mia mano, sono appunto arrivata ai 28 centimetri di larghezza. Il punto che andremo a utilizzare per questa sciarpa ha bisogno di un multiplo di 12 più 7. Vi farò un campione con un altro colore perché non ho più il filato uguale. Quindi abbiamo detto multiplo di 12 più 7, vado a montare 31 catenelle che sono 12, 12, 24 più 7. Inizio le mie catenelle lasciandola prima aperta, così almeno se per caso dovessi confondermi, andare avanti o cosa, avendo la catenella aperta è più facile disfare e la conto già come catenella, quindi 1, 2. Realizzate le mie 31 catenelle, ne faccio una aggiuntiva per poter tornare indietro. Entro nella catenella numero 2 partendo dall'uncinetto e vado a fare un punto basso, dopodiché rientro nello stesso punto basso nella costina esterna, la più esterna rispetto all'uncinetto, faccio un altro punto basso e questo sarà il sostituto del mio primo punto alto. Dopodiché rientro nella stessa catenella di base e vado a farne altri 3 di punti alti, quindi avremo un totale di 4 punti alti nella medesima catenella. Dopodiché prendo il filo, mi sposto di 6 catenelle, quindi di 5, quindi entro nella numero 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e vado a fare un gruppo di 4 punti alti, sempre nella stessa catenella di base. Aggiungo 3 catenelle di separazione e conto 1, 2, 3, entro nella terza catenella utile con un punto basso. Faccio 3 catenelle di separazione, prendo il filo, conto 1, 2, entro nel terzo punto utile, vado a fare il mio gruppo di 4 punti alti. Prendo il filo, conto 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta catenella utile e ripeto il gruppo di punti alti, 4 per l'esattezza. Fatto i 4 punti alti,
aggiungo 3 catenelle, entro nella catenella numero 3 e faccio un punto basso, 3 catenelle, entro ancora nella catenella numero 3 e vado a fare il mio gruppo di 4 punti alti. Fatto il gruppo di 4 punti alti, entro nell'ultima catenella che è quello che ho lasciato aperto ed è anche la numero 6, quindi 1, 3, 4, 5 e 6, entro, vado a fare i miei 4 punti alti, dopodiché la stringo come se fosse un anello magico e abbiamo fatto la nostra riga numero 1. Fatta la riga numero 1, partiamo con la riga numero, quindi giro il lavoro, entro nel primo punto utile, vado a fare quello che va in sostituzione del mio primo punto alto, quindi punto basso su punto basso. Ripeto un'altra volta, io quando faccio sciarpe o bordi che devono restare regolari, preferisco usare questa tecnica come primo punto anziché le 3 catenelle o le 2 catenelle o punto basso catenelle. Però appunto questo è il mio modo di lavorare, voi siete liberi di usare la tecnica che più preferite o che più vi è comoda. Detto questo, una volta fatto il primo punto alto, aggiungo 3 catenelle di separazione, entro nel quarto punto del primo gruppo di 4 punti alti, cioè l'ultimo del primo gruppo, e faccio un punto basso, 3 catenelle di separazione, entro nell'ultimo punto dei 4 punti alti del gruppo successivo, entro e vado a fare i miei 4 punti alti. Dopodiché prendo il filo, mi sposto nel primo punto del gruppo di 4 punti alti che viene successivamente e vado a fare 4 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, mi sposto nell'ultimo punto disponibile con un punto basso, nell'ultimo punto del primo gruppo di 4 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, mi sposto nell'ultimo punto del gruppo di 4 punti alti, quello che viene dopo, e vado a fare i miei 4 punti alti. Dopodiché prendo il filo, salto i 2 archetti, entro nel primo punto alto disponibile, faccio 4 punti alti. Dopodiché aggiungo 3 catenelle di separazione, mi sposto nell'ultimo punto di questo gruppo, cioè nel quarto punto utile, faccio un punto basso, 3 catenelle di separazione e vado a chiudere la riga con un punto alto nell'ultimo punto disponibile. Dopodiché, fatta la riga numero 2, passiamo alla riga numero 3, che non sarà altro che la ripetizione della riga numero 1. Quindi giriamo il nostro lavoro, io entro, faccio punto basso su punto basso, dopodiché rientro nello stesso punto di base e ne faccio altri 3. Devo avere un totale di 4 punti alti nello stesso punto di base. Salto i 2 archetti, entro nel primo punto utile, nel primo punto alto che ho a disposizione e faccio il gruppetto di 4 punti alti. Mi sposto nell'ultimo punto alto, questo gruppo, e faccio un punto basso, 3 catenelle di separazione e mi sposto nell'ultimo punto alto del gruppo successivo e vado a fare i miei 4 punti alti. Prendo il filo, mi sposto nel primo punto alto che ho a disposizione, quindi salto i 2 archetti di catenelle, ops, entro nel primo punto alto e ne faccio 4, sempre nello stesso punto di base. Aggiungo 3 catenelle, mi sposto nell'ultimo punto utile del primo gruppo, cioè il quarto, punto basso, 3 catenelle, mi sposto nell'ultimo punto del gruppo di punti alti che ho subito dopo,
e faccio i miei 4 punti alti. Prendo il filo, vado a chiudere la riga con 4 punti alti nell'ultimo punto disponibile. E tutto riparte dalla riga numero 2. Praticamente adesso cosa facciamo? Giro il lavoro, faccio il sostituto del mio primo punto alto, 3 catenelle, mi sposto nel quarto punto disponibile con un punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, mi sposto nell'ultimo punto alto e faccio nell'ultimo punto alto del gruppo successivo, faccio 4 punti alti, riprendo il filo, mi sposto nel primo punto alto utile del gruppo che ho subito dopo e faccio 4 punti alti, 3 catenelle, mi sposto nell'ultimo punto del gruppo di punti alti, questo, e faccio un punto basso, 3 catenelle e vado nell'ultimo punto alto disponibile, 4 punti alti, mi sposto nel gruppo successivo e faccio 4 punti alti, 3 catenelle, entro nel quarto punto del primo gruppo con un punto basso, 3 catenelle, entro nell'ultimo punto utile e faccio l'ultimo punto alto. Ora ripetiamo un'altra volta la riga insieme, dopodiché vedremo come fare a raddrizzare il bordo in modo da farlo venire uguale. Qui è la base, è l'inizio, praticamente la partenza della sciarpa. Se non avessimo rifinito il finale sarebbe rimasto così, e invece sono andata a fare una rifinitura e la fine della sciarpa comunque è molto simile all'inizio, è così. Quindi riprendo con un altro giro, lo rivediamo ancora insieme a questo punto, dopodiché rifiniamo. Adesso sono qui, entro nel primo punto e vado a fare il mio gruppo di 4 punti alti, quindi uno l'ho già fatto, 2, 3 e 4. Mi sposto nel primo punto alto del gruppo di 4 punti alti che viene dopo e faccio i miei 4 punti alti. Tre catenelle di separazione, mi sposto nel quarto punto, cioè nell'ultimo punto alto di questo primo gruppo e faccio un punto basso. Vado a fare le mie 3 catenelle, mi sposto nell'ultimo punto alto del gruppo successivo e faccio 4 punti alti nello stesso punto di base. Dopodiché mi sposto nel primo punto alto del gruppo di punti alti che viene dopo e faccio i miei 4 punti. Aggiungo le mie 3 catenelle, mi sposto nel quarto punto di questo gruppo qua, punto basso, 3 catenelle, mi sposto nell'ultimo punto del gruppo successivo con i miei 4 punti alti, dopodiché andrò a finire sull'ultimo punto utile con i 4 punti alti, quindi mi sposto sull'ultimo punto, vado a fare i miei 4 punti alti. Arrivato a questo punto facciamo finta che la nostra sciarpa è 28 per 165 e andiamo a rifinire. Quindi a rifinire farò in una maniera semplicissima. Entro nel primo punto, vado a fare un punto basso, dopodiché faccio 5 catenelle,
E salto tutti questi punti, vado sull'ultimo punto del secondo gruppo di punti alti e faccio un punto basso. Aggiungo 4 catenelle di separazione, mi sposto nel primo punto alto utile e faccio un punto basso. 5 catenelle, mi sposto nell'ultimo punto alto di tutti e due i gruppi, quindi il punto numero 8 se vogliamo, 448, e faccio un punto basso. Qui ne faccio 4 di catenelle, mi sposto nel primo punto alto utile con un punto basso. 5 catenelle e vado a chiudere sull'ultimo punto con un punto basso. In questo modo abbiamo un po' pareggiato il bordo, anche se non è identico, è sicuramente meglio che avere da una parte dritto e dall'altra tutto ondulato. E con questo il progetto è finito, è veramente di una semplicità estrema, di un effetto veramente molto molto elegante. Ovviamente potrete adattarlo come volete, con il Lurex sicuramente ha un tocco di eleganza in più, ma se volete anche qualcosa di più easy, di più giovane, di più versatile, potete usare filato un pochino più semplice o degli sfumati. E detto questo, andiamo a vedere la nostra sciarpa sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete, vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.